Dottor Robert Sungenis riguardo l'esperimento di Michelson Morley. Il mio più cordiale saluto a tutte e tutti che seguite Canal 104 Plus e grazie di essere qui. Non dimenticate che ognuno ed ognuna di voi dovrebbe seguire il proprio intuito e non lasciarsi condizionare da nessuno, me compreso. Avete già le risposte dentro di voi ed ognuna di voi è unico, unica, irripetibile e siamo qui per fare la nostra esperienza sul meraviglioso regno piano che ci ospita a dispetto di quello che ci vogliono far credere. Quella che segue è la traduzione riguardante una parte dell'intervista di qualche anno fa al dottor Robert Sungenis, teologo cattolico, autore di Galileo si è sbagliato. Il dottor Sungenis crede nel geocentrismo, ma non condivide la terra piana. Questo semplicemente perché da buon cattolico, lo metto fra parentesi, forse deve giustificare alcuni passi della Bibbia, tipo «E vi leggo un passo dell'ultima Bibbia dei Testimoni di Geova, perché l'hanno modellata più degli altri credenti». Giosuè disse a Geova di fronte a Israele «Sole resta fermo su Gabaon e luna sulla valle di Ayalon». Pertanto il sole rimase fermo e la luna non si mosse. Il sole rimase fermo in mezzo al cielo e non si affrettò a tramontare per circa un giorno intero. Per chi desidera approfondire attraverso il fornito indice alfabetico, avete a disposizione versetti che vi aiuta ad analizzare come molti passi delle Bibbie sono stati manomessi. Dunque Sungenis probabilmente condivide il geocentrismo, perché diversamente dovrebbe essere la Terra a fermarsi. Ma, caro teologo, in nessun caso potrebbe fermarsi nel cielo qualsiasi astro legato alle presunte forze gravitazionali. Pensateci. O buttate la Bibbia o credete nella terra piana. Trovate altre informazioni su Sungenis sul libro Il risveglio, pubblicato nel 2019, a pagina 73 nel capitolo Albert Einstein mise in moto la Terra. Lo scorso settembre 2024 ho pubblicato il libro Il secolare nuovo ordine del male, che monda l'involucro che indossiamo per essere conformi alle abitudini imposte dalla società moderna e mostrare crudamente lo stato delle cose. Non ha nessun capitolo perché va letto aprendo le pagine a caso, scoprendo che ogni volta sembra aderente al presente del momento in cui leggiamo. Regalatevi e regalate i libri alle persone a voi care, non i link dei video e, ma solo se vi va, regalatemi anche il semplice valore di un buon caffè. Non è richiesto nessun abbonamento per visionare i video, anche quelli più messi al bando dal sistema in atto attraverso le piattaforme alternative dal sito web www.tinelli.eu, cercando sulla pagina indice alfabetico. Buona visione! C'è mai stato un esperimento per dimostrare che la Terra gira attorno al Sole? Sì, ci sono stati diversi esperimenti nel 1800, Dominique Rigaud, Armand Fizeau, Auguste Ferstel, ma uno dei più famosi fu l'esperimento di Michelson Morley nel 1887. Non lo so, parlaci di questo. Bene, hanno usato dei raggi di luce per misurare se la Terra si muoveva e scoprirono che non c'era movimento. Se la Terra doveva muoversi a 30 km al secondo per completare la sua rivoluzione annuale, e loro hanno scoperto che non si muoveva in modo molto preciso. Michelson avrebbe potuto calcolarlo al centesimo di quello che ha ottenuto il suo esperimento. Ecco quanto erano sensibili i suoi strumenti. Cosa comportava l'esperimento in termini di apparato? Così possiamo avere una comprensione concreta. Se la Terra si muove attorno al Sole e lanciamo quel raggio di luce nella direzione in cui la Terra si muove, ok? E poi lanciamo un altro raggio di luce perpendicolare, bene, quello che è nella direzione del movimento della Terra dovrebbe essere ostacolato in un certo modo se si muove attraverso lo spazio, mentre se questo va perpendicolare non può essere ostacolato. Perché no? Perché non sta andando verso lo spazio, sta semplicemente andando verso nord e sud. Ok. E quello che si aspettavano è che doveva esserci una differenza di 30 km tra questi due raggi di luce, non c'era alcuna differenza. Quindi l'interpretazione naturale, anche Einstein ammette questo, Mach ammette questo, Bohr ammette questo, l'interpretazione naturale è che la Terra non si muove. Quindi come si fa ad uscire da qui? Bene, ha inventato la relatività speciale. Ed ora dici, bene, il motivo per cui il raggio di luce non è stato influenzato quando è andato verso il movimento della Terra è perché l'apparato si è accorciato.
L'apparato Michelson si è accorciato mentre andava con la Terra nella sua orbita attorno al Sole. Aspetta, mi stai dicendo che la contrazione della massa Sì. è stata inventata per spiegare i risultati dell'esperimento di Michelson Sì. Morley? Ed è quello che si legge nel mio libro ed è stato ammesso da tutti gli scienziati. Bene, non c'è alcuna conferma sperimentale che quando ti avvicini alla velocità della luce c'è un effetto di contrazione? L'impressione è che ci sono molti tipi di conferme sperimentali. Queste sono state inventate, non c'è alcuna prova di questo. Tutto, Veramente? sì, tutti i fisici ti diranno che non esiste. Non che mi sorprenda che tu Sì. comprenda. So di cosa è capace la comunità scientifica in termini di inganno di massa. L'evoluzione è un inganno di massa, ma non sapevo che in realtà non hanno nemmeno una presunta conferma scientifica in termini di misurazione fisica. No, Perché nessuno ha, l'effetto di contrazione- nessuno ha misurato una contrazione, ma l'hanno inserita in una formula matematica chiamata la trasformazione Lorentz, ed è probabilmente l'equazione più famosa usata in fisica oggigiorno. C'è qualcuno che ammette espressamente che abbiamo dovuto inventare questo effetto di contrazione perché altrimenti rimarremmo bloccati con una Terra immobile. Sì, proprio il tizio che l'ha inventato. Dimmi chi? H. Dimmi Lorentz. chi. H. Lorentz. Non ho altra spiegazione per questo esperimento di Michelson Morley, e a meno che non si riesca a tracciare l'apparato, altrimenti dobbiamo credere che la Terra sia ferma immobile nello spazio. Incredibile. Sì. Puoi darmi un riferimento approssimativo alla pagina per me del tuo libro? Voglio tornare a leggere quanto prima. Ti manderò una email, ti farò vedere dov'è.